Ci sono molte storie, racconti, documentari su questa vicenda, su questa storia. Il Vajont, la diga e i morti. Ma io sono andato più a fondo. Qui vive ancora chi ha visto l'acqua cancellare tutto, in un paese con solo 12 anime. Karim è l'unico giovane di questo paese insieme alla sua compagna Alessia e vivono qui. Karim è anche guida all'Eco Museo di Erto, che vi consiglio assolutamente di vedere. Insieme siamo andati a vedere posti, siamo entrati nella storia e siamo entrati da persone che hanno vissuto questa storia. Cos'è stato il cambiamento per queste persone? Quando un'onda ti travolge la vita, porta via la casa, tutto quello in cui credevi, in cui speravi, hai combattuto, sognavi, progettavi il tuo futuro. Ma quella notte portò via ogni cosa. Eccoci qua, buongiorno. Siamo qui con Karim, la nostra guida. Mi ha fatto una carbonara super. O no? Buona, buona. In una sera ha cambiato le vite di migliaia di persone. Chi si è trovato in quella situazione ed ha saputo reagire, mettiamola così, prendendo in mano di nuovo la propria vita, e chi invece si è lasciato trasportare dal nulla di tutto quello che è successo. Qui siamo già sopra il corpo di Frana, la mia casa. Ah sì, la tua casa è lassù? Si vede bene da qua. Sì. Allora. Questa strada qua, in questo tratto dove siamo appena passati, è stata costruita nella nicchia di distacco della frana del 4 novembre del 60, che è stata, diciamo, la prima frana rilevante nella storia del Vajont, quella che ha dato poi vita alla crepa che si è creata. E qua abitavano proprio qua. Noi siamo della famiglia dei Butch, perché ti dicevo che Era un altro camper. Ogni famiglia ha il proprio nomignolo, perché siamo 4 cognomi su 500 persone. E qui in particolare abitava insomma la mia famiglia. Era proprio un colle di nostra proprietà, diciamo, della famiglia della mia famiglia e delle famiglie parenti, mettiamola così. Erano tutti di loro. Vediamo un attimo cosa c'è di bello. Mia nonna l'ho spinta io a parlarmi di questo, dai. Non ne parla molto della tragedia. No. Ah, questo è il bacino rimasto, no? Sì, Il sì, residuo? quel poco che rimane, sì. Poca roba, sì. Quindi qua vediamo praticamente tutta la valle, no? Si vede qua sul lato destro Pineda, Marzana, Liron, le frazioni colpite parzialmente. Ma c'è qualche casa là? Sì, sì. Qualcosina È rimasto, c'era. quello che è rimasto è quello che La vediamo parte tra alta poco. è più che altro. Esatto, le case Sì. basse sono state distrutte tutte Mm. e ha fatto decine di morti. E l'onda è partita proprio da qui, è andata verso il fondovalle, no? È arrivata, vedi il ponte là in fondo? E l'ondata è andata dritta dritta in quella direzione. Okay. Ha impattato su questo colle che c'è dopo il paravalanghe. Mm. Questo colle ha salvato Erto, perché Erto, essendo dietro, Sì. diciamo è stato salvato da questo colle perché l'ondata, impattandoci, è stata deviata, Mhm. si è diretta leggermente verso
l'altro lato della valle. È colpito di là, È quindi, colpito, dove c'è il ponte. esatto, Marzana, Liro, Pineda, eccetera. Lì giù. Il ponte, San Martino che è a fondovalle, Ah, sì. che vedi il tetto della chiesa di Sì. ferro lì, no? Mhm. Ecco, quello là l'ha distrutto. Qua si vede una bella frana che è qui. Lì E sta ci cedendo, sono... no? Sì, di continuo. Man mano. Là ci sono i resti della casa Ah, di è dove mia siamo nonna. stati prima, no? Sì. Abbiamo messo due video, Lì, due foto su che quel ho lembo, vedi che fa una specie di Sì. pancia, no? fatto. Sì. Ecco, sul lembo Contava. verso sinistra, vedi un Ah, po' lì, la piazzola lì. Lì, sì. lì, visto. Ecco, vedi una lapide anche là. Questa è la spaccatura. E la montagna. divisa. E qua dopo l'acqua continua a scavare. Sì, poi qua sì, ormai è diventata una specie di Qua divisione. Di là Wow. dove c'è il muro di cemento è Sì. terra ferma e di Mhm. qua è frana. E tutta questa è l'unica strada, no? Che gira attraverso tutta Sì, e tra questa le due è una- montagne, tutti i due sì, versanti, sì, no? sì. Che collega. È La l'unica. circonlaquale si chiama. L'hanno Ah, costruita perché circonda il lago Sì, e l'hanno costruita nel 55-56 in concomitanza ai lavori della diga. Ok. Prima qua c'erano solo sentieri. Bei prati. Era Di là tutto vediamo. così. Sulla frana era tutto così. Prati con delle case sparse, Guarda che bella delle casa. piccole borgate. Perché lei abita... è aperto? Mi sa che c'è. Io sono quella più Questa qua? piccola, Vediamo. bionda. Eravamo in ospedale a Belluno. Guarda, ti riconosci anche la faccia, sta foto. Guarda, sì. Questa è mia nonna paterna Mhm. che aveva il bar qua, faceva da mangiare. No, sì, leva E queste siamo io e mia sorella. Sono una nonna felice in questo momento, una felice pensionata. Mhm. Io non mi ricordo, ero piccola. Ma per quello. Invece mia sorella fa fatica a parlarne perché lei quanti si ne ha in ricorda. più lei? Quattro, Quattro? sì. 8 anni, se Sì, ricordi, sì. sì. E niente, quella sera, noi era da un anno che abitavamo nella casa nuova, no? Perché questa era la casa di mio nonno e mia nonna. Mhm. Poi mio papà aveva costruito qua in parte, che dopo ti faccio vedere. E quella sera era venuta anche mia nonna materna a dormire da noi. Mio papà lavorava a Chievolis. Mia nonna Anastasia, ha chiamato mia mamma e ha detto: Tina, senti che rumore c'è qua fuori, no? Mhm. Mia mamma ha aperto la porta e in pratica ha visto proprio il TOC che stava crollando. Mi ha preso in braccio e poi qua è arrivata proprio l'onda e ci ha portate via la casa con noi dentro, tutte e Madonna. quattro. Allora, mia nonna e mia sorella le ha trovate Damo qua davanti sotto le macerie la mattina dopo. Mia mamma era stata portata via, anche lei aveva subito delle lesioni alla colonna vertebrale e io tutta avvolta nel fieno, perché quella volta Karin, io e me, avevamo il fieno su in alto. Sì, Per si le faceva mucche. così di solito, no? Sì, mio nonno mi ha sentita piangere e mi ha trovata lui proprio qua davanti. Se tu vedi, neanche un graffio non avevo, guarda. Quindi qua sei... Ah, qui è dopo... Sì. Dopo l'accaduto? Che è in ospedale qui? Sì, Ah, allora, però. dopo ci hanno portati, suo nonno Damo e altri, hanno acceso un fuoco qua su, perché era il 9 ottobre, eravamo tutti bagnati, Freddo. tutti freddo, allora hanno acceso un fuoco per riscaldarci un po', però non trovavano mia nonna e mia sorella. E l'altra mia nonna, questa, no? Sì. Mia nonna Maria, Sì. l'hanno trovata senza vestiti, senza Mamma niente, mia. qua giù sul piano. E dopo, insomma, dopo molte ore sono riusciti a trovare mia sorella e mia nonna, però mia sorella, a parte qualche, vedi, ha delle botte, Sì, così vede. invece l'altra mia nonna, Anastasia, è deceduta poco dopo. È venuto l'elicottero e ci ha portati in ospedale a Belluno. Però lì c'era tanta confusione perché, come in tutte le situazioni di catastrofi, Certo. insomma, e io piangevo perché volevo stare con mia mamma e mia mamma doveva essere operata, quindi anziché in pediatria ci hanno portate in ortopedia con mia mamma. E poi mio papà ha saputo cos'era successo. Quella volta non c'erano i
i cellulari, quelle Certo. cose. Il suo capo gli fa: guarda Paolo, che nel tuo paese è successo un disastro, è venuto giù e poi è arrivato a Erto perché qua non riuscivano a venire ancora. Nella strada, no? E chiedeva a destra e a sinistra e chi diceva che eravamo tutti morti, perché invece uno gli fa: no, guarda che tua moglie e le bambine sono a Belluno Mm. in ospedale. Allora è venuto giù ma non ci trovava mio papà. E così poi alla fine, insomma, a casa mia non si è mai parlato del disastro del Vajont perché mia mamma, quella volta non c'erano aiuti psicologici, lei è proprio ha subito un trauma, mia mamma. Immagino. Io l'ho vista ridere, mia mamma, quando è nato nostro figlio nell'88, quindi cantare con nostro figlio, pensa tu, dal 63. Poi me la ricordo per un periodo sempre vestita di nero, un trauma è stato per me, perché noi ci siamo ritrovati, noi la nostra famiglia, col pigiama che avevamo addosso, noi non avevamo più niente. Poi, sì, perché come dicevo a Karin, il posto perdi tutto. all'Enel è andato a mio zio, i sussidi, mio papà poi non era di quelli scaltri, quindi lui geriva ben tutta, lui era buono mio papà, Certo, certo. anche troppo buono. No, Non è che hai sofferto tu personalmente, No, è no, quello. no, io Però hai no. visto la sofferenza di altri. di mia mamma, di mia soprattutto di tua mamma. mamma. Sì, di mia mamma, sì. Comunque volevo dirti Dimmi. che mia mamma per tanti anni, per alcuni anni, veniva di giorno ma non voleva fermarsi mai la Qui? notte a dormire qua. Perché l'incubo resta. Sì, perché trauma. aveva sempre paura. Dio Sì. mio. Che consiglio daresti al giorno d'oggi, per come va il mondo, a un giovane? Tu. Questa è una domanda da È una domanda veramente. Intanto è difficile parlare Sì. con i giovani perché non ti ascoltano la maggior parte. Mhm. Però, Ascolta. no, ma lui No, è bravo, è lo bravo. vedo. Ma di essere se stessi, di volersi bene, di andare avanti anche, di crederci, insomma, di credere in se stessi, perché secondo me alla base manca proprio poca fiducia in se stessi. Alla gioventù di adesso, Hanno tutto. manca proprio quel sacrificio, Mm. cioè di guadagnarsi Le quello cose. che hanno, Mm. non che tutto sia Dovuto. Sì. non che tutto sia dovuto, Mhm. e che quando non te lo danno tu ti incazzi come una bestia. Non esiste, Certo. non è così. Mhm. Cioè uno può essere, sta bene Sì. anche se non ha niente, Certo. capisci? Sì, infatti. sì. Questo è, secondo me, No, secondo ma me è così. quello che manca alla gioventù adesso è proprio... Ecco, vedi, qua mia nonna aveva il bar, queste sono proprio le piastrelle di quando aveva il bar. Ah, ok. Sì. Da qua vedi, Ah, cavolo. ecco, Che è rimasto è la parte sotto, lì. Sì. Lì c'era una Sì, cantina praticamente, e lì, sì, un'abitazione, praticamente c'erano 1, 2, 3 camere perché arrivava fino qua la casa. Ah, cavolo. sì, l'arrivava sì. un po', arrivava un po' più Andava su avanti. fino lassù del tetto. Sì, Ma sopra adesso è abitabile? Sì. Ah, sì, è tutto abitabile. sì, lassù sì, è stata Lassù. toccata. Niente, solo sta parte qua ha No, preso. non è stata Sì, ha proprio. fatto, sì. E qua c'era una no. scala Sono che destaccabile praticamente che girava. Che la... Partiva da qua, sì, girava e andava su e si appoggiava lì. al Alle- primo piano. Mhm. Destin così. Vedi le galline Sì, qua? tutto. Nerina, bianchina e Andiamo a rosina. vederlo, sì. Ah? Ma così con quello, anche se andiamo via, Ah. loro tirano giù, Sì, no? sì, ho capito quello. Comodo quello. Vanno dentro ancora. No, stanno anche di notte, stanno Bello, sotto. hai fatto hotel? Sì, tutto sì. que- Madonna. E tu da qua le... Sia. Da Sera qua, le dai in se tre viene per a Ah, te prendere- fa le uova là? Ecco Che la qua. sera dentro il prendi, ma sì. sera proprio? Così, mo è. Bene, dai. Beh, Grazie, un po'. Ma Gentilissimi, figurati. ospitali. Bene, abbiamo parlato con un po' di superstiti, di Clara, gente che ha vissuto. Ale, il suo padre della mia femmina. Ah, sì? Oh, Dio buono, venivamo adesso a trovarvi. Ciao. Buongiorno. Vai sereno. Al massimo, se porti via lo specchietto, porti via anche il braccio. Altre gallerie qua. Sì, questa si chiama
galleria sul Lagaria, che è un torrente. Passalo, sì. Sì, dai. Andando. Vedi? Qui c'erano i resti di una casa, Sì. quindi? Questo è il pavimento, vedi il cemento per terra, no? Ah, sì. Il pavimento è quello che è rimasto delle mura. Pazzesco. Niente, praticamente. Sì. Qua c'è il lumino. Guarda. Fai vedere? Non c'è scritto il cognome qua. No. No. E qua Cos'è? ce n'era un'altra. Sì, vedi, poi ci hanno costruito questi Capitello. capitelli perché insomma... Fai vedere? Neanche qua nei nomi. Vedi, qua è rimasto solo l'incasso. Vedi, qua partiva probabilmente la stalla di qua, no? Però qua vedi l'incasso della casa. Certo. Sì, le case qua erano tutte una stanza con le scale, andavi su, c'era un'altra Basta. camera e magari erano 5 piani alte, però per risparmiare spazio in larghezza, per avere più prato e più campo Sì. da sfalciare per il fieno e per... Oh, è impressionante. Sta ripresa è fighissima. Ti giuro, è strabello. Te che cammini, vai. Guarda che figata. per Queste robe qua. Figo. con queste piante qua. Immerso nel verde. Andiamo avanti. Hai altro? Ah, più avanti. Hai qualche chicca da mostrarmi? Più avanti, poi ce ne sarebbero. Sto qua è il fiume... Questo è il che dici- Vajont. Quello è il Vajont? Sì. Ah, è questo il Vajont. Sì. Discende il torrente, arriva al lago, Sì. poi c'è la frana, vedi frana, tra il ghiaione, Allora, aspetta. c'è Sì. il lastrone Sì, che viene tutto verticale. giù, eccolo là. Sì. Poi c'è tutta una lingua di terra che fa così, Esatto. che è la frana, Sì. e poi insomma vedi che risale sulla montagna, Sì. e poi qua hai Erto, Mhm. San Martino, qui, Sì. che è rimasto una parte perché è stato distrutto. Questo è il ponte del Ferenton. Ma qua dietro. San Martino è abitato? No. Abitano C'è qualcuno? 3-4 persone. Ah, madonna. Il Garos si chiama qua, questa zona. Sì. Sarebbe la divisione tra Erto e Casso. Proprio la metà proprio. Cioè questa galleria Sì. divide in due? Sì. Da qua? Cioè, da Casso a Sì. Erto. Fuori galleria e fuori Sì, galleria, esatto. tutte e due. Ah, Cioè è proprio la località che si sì, chiama così. Ok. Dicevano una volta, di là del Garos non si indà, non si inciò. Quindi di là del torrente Sì. rosso, non dare niente, non prendere niente. Come per Ok. dire, non devi avere niente a che fare con quelli di Erto o con quelli di Casso. La rivalità. Sì. Qua, perché vedi la frana, questa qua è la frana. Sì. Quindi tutta la frana. è arrivata qui, qua non ha lasciato niente, cioè ha tirato su anche i pavimenti, capito? Dio mio. Sì. Vedi? Che roba. C'erano i pavimenti di lastre di sasso. Ah sì. È vero. Ah guarda, filippini, tutti filippini. Sì. Parenti. No, non è parenti, qua erano tutti Erano tutti così. filippini. E dopo qua vai su di là? Sì. Vedi qua per esempio, vedi sto buco qua? Ah, è il sì? sottoscala. Ah, Se le vedi, le trovi in quasi tutte le case. ok. In questo buco qua. In Pineda, Mm. in uno di questi buchi del sottoscala, Sì. quindi nella frazione là dove abbiamo trovato Nives prima, Sì. hanno trovato una bambina neonata Mm. dentro sto buco e basta. Di tutta la casa hanno trovato sta bambina dentro. Ed è grazie alle parole di Karim e di Nives che ho imparato cosa vuol dire raccontare una storia, tramandare la storia. E questa è la storia di Karim, di una persona che ha scelto, ma è anche la storia di molte persone che hanno subito. Ecco perché man mano che vado avanti nel mio percorso, nelle mie storie, racconti, nei luoghi e le persone che incontro, il cambiamento resta alla base di tutto. Questo continuo mutare, scegliere, subire nella vita. Credo sia fondamentale, perché se no la vita sarebbe anche noiosa. Ecco perché è fondamentale ricercare, mai restare in superficie e cercare sempre di andare a fondo.